Ciao a tutti, da Chi c'è Mofo, nuovo vlog da casa. Oggi mi mangio la pasta avanzata dalla domenica. Bella, questa è una pasta pasticciata con sugo di salsiccia, una roba proprio leggerissima. Se vi ricordate ho fatto un vlog su Game of Thrones con il cibo all'interno della serie. Ho fatto una piccola classifica dei migliori film sul cibo. Ovviamente si trova cibo in una marea di film, ma in questo caso parliamo di film in cui il cibo è il principale argomento della storia. Ho escluso i documentari perché sennò non finiremo più, insomma. Primo film. Ratatouille, dove c'è un topo che fa lo chef. È una provocazione, ovviamente, perché il concetto del topo, ratto, peste all'interno della cucina del ristorante è proprio la classica cosa che farebbe scappare qualsiasi cliente dal ristorante. Questo film l'ho visto anni fa al cinema gustando dei nachos con salsa piccante. Meravigliosi. Corrite femmina del paese, aiutate la bancarella, mettete la villa dentro la punnella e te la frite dentro la padella. Uè, lo pesce calamere e treglia, le peschette stamattina, lo venimmo a bommerchetta e perché gli ne scusa. Big Night, questo è uno dei miei preferiti in assoluto, ne ho anche parlato in un vecchio video, perché il concetto di tradizione della cucina italiana fatta come si deve viene espresso in maniera decisamente convinta all'interno di questo film. È come non ricordare la scena in cui il proprietario del ristorante in difficoltà si inc***a con la signora che chiede un po' di variazioni sul menù. Purtroppo noi italiani siamo così, siamo molto legati alla tradizione e siamo molto protettivi nei confronti del nostro cibo, e se fate una cosa che a noi non piace, no, non va bene. E prima di parlare del super mega assoluto miglior film della storia del cinema sul cibo, due menzioni d'onore. Siete pronti? Miglior film sul cibo nella storia del cinema. 3, 2, 1. So you tell me that I'm a lucky man, and you're so right, yes you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Jon Favreau, che cosa mi hai tirato fuori? Chef è la quintessenza del film sul cibo. Abbiamo lo chef gourmet che a un certo punto dice: ma sai che c'è? Mi avete rotto il sta roba, io mi faccio un food truck, panini cubani spettacolari, e li porta in giro per gli Stati Uniti. Questa è la rivalsa del cibo di strada, delle cose che ci possiamo fare anche noi a casa, del cibo della nonna, del cibo della mamma, della grigliata di paese contro la cucina gourmet. Jon Favreau in questo film fondamentalmente sapete che cosa fa? Dice alle recensioni e alla gente che pensa di sapere tutto sul cibo: via tutto, roba buona me la dà in mano, me la mangio e mi inzozzo. Parlare di una roba del genere con me è proprio sfondare una porta aperta, io ci sguazzo. È un film assolutamente da vedere perché è divertente, ti fa venire l'acquolina in bocca, c'è questa atmosfera di allegria, io ve lo straconsiglio. Tra l'altro Jon Favreau, che è il protagonista del film, ha creato una serie che al momento è su Netflix, in cui insieme allo chef che gli ha insegnato appunto a cucinare, a fare le cose che lui fa nel film,
E in questa serie loro due vanno a visitare diversi ristoranti negli Stati Uniti, hanno un piccolo studio dove fanno loro da mangiare e provano a fare delle ricette, delle cose. E la cosa fighissima è che nel primo episodio a un certo punto Jon Favreau fa un piatto che allo chef fa schifo e lo chef dice: guarda, fa schifo sta roba, non va bene. Perché ragazzi, la cucina non è perfetta, qualche volta si può anche sbagliare ed è bello che in una serie del genere facciano anche vedere che ci sono degli errori. Bene, vi ho parlato dei migliori film sul cibo, ovviamente secondo la mia opinione. Se avete altri esempi, se avete altri titoli che mi volete suggerire, fatelo pure, magari qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, magari mettetemi un like, iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella così vi arriva anche una notifica quando aggiungo un altro video alla mia lista. La pasta pasticciata di ieri è quasi finita, The Kitchen Mofo vi saluta, ci vediamo alla prossima. Ciao!